In ogni grande storia criminale c'è sempre una figura che si distingue dal resto. Non ha l'aspetto del gangster, non grida, non minaccia, è discreto, impeccabile, quasi invisibile. Eppure basta pronunciare il nome per far cambiare tono anche ai più pericolosi. Un uomo che il mondo intero finirà per conoscere come il Pablo Escobar italiano. È riuscito a stringere accordi con i vertici della criminalità organizzata mondiale. Dal cartello di Medellin di Pablo Escobar a quello di Cali, dai vertici dell''ndrangheta alla vecchia guardia di Cosa Nostra. Aveva il carisma di un leader, il fiuto di un imprenditore e una mente strategica che in un'altra vita lo avrebbe reso un uomo d'affari di successo. Ma la strada che ha scelto era un'altra. Questa è la storia di Roberto Pannunzi, soprannominato Bebé. Suspected mafia boss Roberto Pannunzi. Roberto Pannunzi, considerado uno de los capos del narcotráfico más buscados de Europa. Итальянский наркобарон, ежемесячно отправлявший в Европу около 2 тонн кокаина. Roberto Pannunzi. La Colombie a expulsé vers l'Italie le chef de la mafia Roberto Pannunzi. Roberto Pannunzi nasce a Roma il 4 marzo 1948. Romano di nascita ma calabrese d'adozione. Le sue radici affondano a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Negli anni 60 lavora come dipendente dell'Alitalia, è giovane, sveglio, parla già più lingue e grazie al suo lavoro ha accesso a rotte internazionali. In Canada incontra un altro uomo originario di Siderno, ma non è un semplice paesano. È Don Antonio Macri, per tutti Uzzintoni, uno dei boss più potenti della criminalità organizzata italiana dell'epoca. Macri frequentava spesso il Canada, dove curava affari e alleanze con i padrini della mafia italo-americana. Il giovane Pannunzi rimane colpito da quell'uomo, carismatico, rispettato e temuto. Inizia ad ascoltarlo, lo osserva, impara. Don Antonio Macri intuisce subito che quel ragazzo è diverso. Ha fame, intelligenza, ambizione. Gli insegna che gli affari si fanno in silenzio, che nel crimine non vince chi urla più forte, ma chi si muove nell'ombra. A quei tempi però non si parlava ancora di cocaina. Il traffico di droga era un affare ancora proibito per molti clan e Don Macri, uomo d'onore della vecchia scuola, si oppose sempre al traffico di stupefacenti. E quella sua ferrea opposizione fu una delle ragioni che anni dopo gli costarono la vita. Ma questa è un'altra storia, una storia che ho già raccontato nel video dedicato a lui. Passano gli anni e Pannunzi lascia il lavoro in Alitalia. Ora veste solo abiti firmati, nel vero senso della parola. A Roma apre un negozio di abbigliamento di lusso. Il nome? Il Papavero. Un nome quasi ironico, o forse un messaggio in codice, per chi sa leggere tra le righe. Il papavero è la pianta da cui si ricava l'oppio. Coincidenza? Forse, o forse no. Ufficialmente un imprenditore, ma già alla fine degli anni 70 Bebé ha fatto il salto. È diventato un nome importante nel traffico di eroina. Aveva imparato bene la lezione, nel crimine come nell'impresa conta solo la credibilità e lui ne ha da vendere. Cresce, guadagna, stringe alleanze e un giorno Bebé si ritrova seduto ai tavoli più esclusivi, come quelli dei padrini della mafia italo-americana e poi ancora più in alto, fino a Pablo Escobar in persona. Sono gli anni d'oro della cocaina. Il mondo è invaso da polvere bianca e se in Europa scorre a fiumi è in gran parte merito suo. Il nome di Pannunzi diventa una garanzia, un marchio, come quelli dell'alta moda italiana. Se compravi da lui, sapevi cosa stavi comprando. Puntualità, organizzazione, qualità assoluta. Niente tagli, niente sorprese, solo prodotto puro e affidabilità svizzera. In Colombia Bebé è più che rispettato, è potente. Ha attraversato l'epoca di Pablo Escobar, lavorando con il cartello di Medellin. E dopo la caduta del patron si sposta senza perdere un colpo, legandosi a quello di Cali, che diventerà il nuovo gigante del narcotraffico sudamericano. Il suo nome compare nelle indagini della DEA americana insieme ai vertici del cartello di Cali e a pezzi grossi di Cosa Nostra. È ormai considerato l'anello di congiunzione tra Sud America e criminalità italiana. Il 28 gennaio 1994 le autorità colombiane lo arrestano. Ma Bebé non è uno che crolla. Dopo un anno di carcere in Colombia viene estradato in Italia, a Roma.
Ma lì si muovono i contatti giusti, i potenti si attivano, i canali si aprono e Pannunzi ottiene i domiciliari. Motivazione? Motivi di salute. Viene trasferito in una clinica privata della capitale. Peccato che stia benissimo, anzi sta meglio di chiunque altro. Perché quella clinica è solo una copertura, una messa in scena. A un certo punto sparisce nel nulla. E no, non sarà l'ultima volta. Una volta fuori, Pannunzi non perde tempo. Torna subito al suo mestiere, il broker della cocaina. E la domanda è alle stelle, così tanta che deve ampliare la sua logistica. Compra addirittura un paio di aerei e una barca, la Mirage 2, lunga 110 metri, pagata in contanti da Roberto Pannunzi in persona. La barca doveva arrivare al porto di Trapani, affonda misteriosamente. Ancora oggi non è chiaro se si sia trattato di un incidente, di un errore o di un segnale. Secondo le indagini dell'epoca era in grado di muovere tra le 2 e le 5 tonnellate di cocaina al mese. Una macchina perfetta, un'organizzazione che funzionava con la precisione di una multinazionale. E a raccontare questi particolari, anni dopo, sarà una figura chiave della lotta all''ndrangheta. L'ex procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, l'uomo che più di chiunque altro ha fatto di Pannunzi una missione personale, un'ossessione. Consegnarlo alla giustizia, a qualsiasi costo. Il potere criminale di Roberto Pannunzi era così vasto, così riconosciuto, che a volte bastava una sua parola per salvare una vita. Proprio così, una parola. Successe a Salvatore Miceli, narcotrafficante siciliano, legato a Cosa Nostra, nipote del celebre trafficante di eroina Salvatore Zizzo. Per me la mafia non esiste. Non esiste perché io sono un uomo votato al bene. Miceli era finito in trappola in Colombia. Dopo una partita di cocaina destinata a Cosa Nostra, i narcos, come da prassi, lo tennero ostaggio in attesa del pagamento. Una forma di garanzia. Ma i soldi non arrivarono e il tempo passava. Un importante boss di Cosa Nostra, Vito Mangiaracina, cercò di intervenire, di mediare, di trattare. Niente da fare. Per i narcos, senza soldi, non c'erano sconti. Miceli era considerato già morto, ma c'era un dettaglio che cambiò tutto. Miceli e Pannunzi si conoscevano da una vita. Si erano incontrati a Toronto, in Canada, negli anni 60 e 70. Diventarono amici stretti. Pannunzi era persino diventato il padrino del figlio primogenito di Miceli. Un legame forte, ed è qui che entra in scena Bebè. Pannunzi garantisce personalmente per Miceli. Basta il suo nome, i narcos non ci pensano 2 volte, lo rilasciano, perché sanno perfettamente quanto vale la parola di Roberto Pannunzi. Una parola, nient'altro, tanto bastava. Nel 2004 lo beccano di nuovo, stavolta è in Spagna. Estradato in Italia, sembra l'ennesimo capitolo già scritto, ma Pannunzi ha sempre una carta da giocare. Nel 2010 il copione si ripete. Problemi cardiaci, diagnosi precise, certificati medici. Una storia che ormai conosce a memoria. I giudici gli concedono i domiciliari, ancora una volta. Ma neanche il tempo di sistemarsi e Pannunzi è già sparito. Evade senza lasciare tracce. Il Sud America lo aspetta. Poi silenzio. Per 3 anni di lui non si sa più nulla. Fino a quando riappare nel suo habitat naturale, Bogotà. Ma qualcosa questa volta è diverso. Pannunzi non sa di essere nel mirino. Continua a muoversi con quella calma che solo chi si sente intoccabile può permettersi. Di giorno in Colombia per fare affari, di notte in Venezuela per sparire. Un gioco al confine che funzionava alla perfezione. Incontra emissari, organizza carichi, tratta con i cartelli, poi torna alla frontiera, al sicuro. Perché in Venezuela, a causa del regime, le autorità italiane e internazionali non possono operare normalmente. E lì Roberto Pannunzi si sente intoccabile, ma non lo sarà per sempre. 5 luglio 2013, in un centro commerciale nel cuore di Bogotà, 2 persone si danno appuntamento per trattare un grosso carico di cocaina. Tra loro c'è anche Roberto Pannunzi. Ma non c'è tempo per iniziare la trattativa. Sul posto arriva all'improvviso una squadra speciale, composta da agenti italiani della DEA americana e delle forze di polizia colombiane. Le telecamere riprendono ogni istante. Il grande broker della cocaina è stato attirato in una trappola. Non perde la calma, anzi, a un agente italiano offre 5 milioni di euro per essere lasciato. Ma nessuno degli agenti cede alla corruzione.
E poi gli facevo, ma come fate voi ad avere, giravate da solo a Bogotà e una volta vi hanno fermato, ma chi vi ha fermato? Dice l'esercito colombiano. E come ve ne siete andati? Dice io viaggio sempre con una valigetta piena di soldi. Quando mi fermo, chiunque mi ferma gli do la valigetta. Se non basta la valigetta, io ho un salvavita qui. E cos'è questo salvavita? Era un diamante. Io gli do il diamante e me ne vado. E dici, fatemi uscire, dottore, vi faccio sequestrare 3.000 kg di cocaina al mese. No, gli ho detto, voi dovete parlare, voi da qui non uscite. No, io esco, non uscite. Dici, io ho tanti di quei soldi che riempio sta stanza, vi sotterro quei soldi. Il giorno dopo l'arresto, Roberto Pannunzi viene estradato in Italia. Ma questa volta niente domiciliari, niente cliniche. Viene spedito dritto al 41 bis. Per molti questa sembra la fine della corsa, ma con Bebè niente è definitivo. Passano gli anni e il 2 giugno 2022 i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Roma accolgono il reclamo presentato dal suo avvocato, Cosimo Albanese. L'argomentazione è precisa, chirurgica. Pannunzi ha 74 anni e le sue condizioni di salute, fisiche, cognitive e psicologiche, non giustificherebbero più il carcere duro. Non solo, c'è di più. Non è mai stato formalmente affiliato a nessuna cosca. Agiva da broker, un libero professionista del crimine, un uomo senza bandiere che trattava con chiunque avesse soldi e potere. I giudici accolgono l'istanza. Il 41 bis viene revocato. Nel corso della sua lunga carriera criminale, Roberto Pannunzi ha intrecciato relazioni con alcuni dei nomi più potenti e temuti del panorama criminale, da Gaetano Badalamenti a Gerlando Alberti, dalla famiglia genovese alla famiglia Gambino, passando per i cartelli messicani, Pablo Escobar, il cartello di Cali, la mafia turca, il famigerato clan dei marsigliesi e naturalmente i vertici dell''ndrangheta calabrese. A volte le ndrine erano in guerra fra loro, ma lui era sopra ogni conflitto. Non prendeva parte, non sceglieva schieramenti, le riforniva tutte. È stato chiamato il Pablo Escobar italiano, un titolo che non si guadagna facilmente. Bebè, uno dei più grandi broker della cocaina nella storia del narcotraffico europeo. Tutto questo potere, tutti quei soldi, senza mai sporcarsi le mani di sangue. Un criminale elegante, freddo, calcolatore, che come abbiamo detto all'inizio, se avesse scelto un'altra strada, sarebbe stato un imprenditore di successo, forse un gigante della finanza. Chiaramente rimane l'interrogativo se nel corso della sua carriera abbia potuto contare su poteri forti alle spalle, poteri che vanno ben oltre la criminalità, ma questo, ad oggi, resta solo un sospetto. Oggi Roberto Pannunzi, soprannominato Bebè, è ancora detenuto. Il suo fine pena, almeno per ora, è fissato al 25 giugno 2032.